Buongiorno, buon anno a tutti Sì, tantissimi auguri a tutti. e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, quest'oggi facciamo un'ennesima ricetta del riciclo. Come vedete, ci è avanzato del tonno della Movimar meraviglioso, ma non è che ci è avanzato perché non ci andava di Perché era mangiarlo, troppo. perché era troppo. O meglio, eravamo troppo pochi noi. Esatto, esagerato con le dosi come al solito. E quindi eccolo qua. Che cosa ci facciamo oggi? Ci facciamo un buon primo. Allora, di cosa avete bisogno? Di zucchine fresche, queste l'ho già lavate ovviamente, di tonno a pezzetti, a trancetti, ma fresco, una cipolletta di tropea che ci sta sempre bene, uno spicchio d'aglio, un pochino di olio al peperoncino o peperoncino, del sale e dell'olio. A questo punto andiamo a fare a pezzettini le nostre zucchine e ci rivediamo qui a zucchine preparate. Che Per pasta? quanto riguarda, scusami, mi stavo dimenticando di dire per quanto riguarda il tonno, per circa 3 zucchine di queste dimensioni, che saranno circa 7 etti, 8 etti più o meno, tolti gli scarti, più o meno siamo lì, abbiamo bisogno di 4 etti di tonno. Che pasta metterai? Probabilmente degli spaghetti. Lo so perché a te piacciono tanto. Sì, Sì. risposta azzeccata. Lo sapevo io. Brava, Ho vinto, brava. oggi ho vinto. Oggi hai vinto e Grazie. puoi continuare la ricetta. Grazie, molto gentile. A Ci dopo. vediamo tra un po'. Allora, abbiamo messo le zucchine, l'aglio e la cipolla qui dentro al nostro pentolone magico. Io ormai lo chiamo in questo modo, il nostro amico in cucina, Sì. il nostro Fido Magic Cooker. Fantastico. Veramente fantastico. Ragazzi, se non avete tempo, scusate il rumore, non avete tempo di stare troppo in cucina, ma volete fare comunque dei piatti buoni, prelibati e sani, E con un pizzico di sapore in più perché esatto, perché tutti quanti i sapori rimangono tutti quanti dentro agli alimenti, non evaporano come nelle altre cotture. Usate e chiedeteci di queste pentole perché sono meravigliose. hanno una marcia in più. Sì, sì, bravo il nostro Magic Cooker. A questo punto metto un cucchiaino di olio al peperoncino. Per questo olio al peperoncino basta e avanza. Ringraziamo sempre il nostro amico Jerry. Sempre. Poi metto mezzo cucchiaino di sale più o meno. Questo è meno di mezzo, un'altra puntina, eccola qui, così. Non di più perché calcolate che questa parte di tonno è già condita, ok? Sì. Quindi già avevamo messo il sale e quindi non ne metto di più. Facciamo un paio di giri d'olio, voilà. Mescoliamo il tutto con una spatola per non rovinare la pentola, che è veramente molto preziosa e quindi non voglio assolutamente che si rovini. E adesso vado a mettere tutto sul fuoco. In che modalità? Fiamma alta per i primi 2 minuti. Come inizia a fumare, ad emanare vapore da qui, immediatamente abbasso la fiamma e metto la fiamma bassa per altri 6 minuti più o meno. Poi comunque andrò a spegnere, a controllare, ma ci vediamo sul fuoco. Il timer mi ha avvisato che sono passati 5 minuti e prima i 2 per alzare la fiamma e far uscire, vedete il vapore. Spengo la fiamma oppure tolgo la pentola dal fornello, alzo il coperchio che posso prendere tranquillamente senza tresina. Sì, questa è una grandissima cosa. Sì. Poche volte io mi sono Proprio aspettato. comodo, proprio comodo. Eccolo qui. A che punto va messo il tonno? Proprio all'ultimo? Ora. Perché abbiamo dato una bella scottata a queste e a questo punto mettiamo il tonno. Poggio un attimo di lato,
metto sia la tartare che avevamo fatto che il sashimi, così viene bello ricco. Sì. Lo lascio volutamente di queste due dimensioni. A questo punto giro un pochino e vado a rimettere il nostro coperchio. Ragazzi, voi non potete sentire l'odore, ma è buonissimo. Sì. Dimmi. No, aspettavo che finissi. Riaccendo la fiamma alta per un altro minuto più o meno dovrebbe bastare, perché comunque deve raggiungere la sua temperatura, e poi riabbassiamo per 3 minuti circa, quindi 1 minuto a fiamma alta per far raggiungere la temperatura. Non appena rivedete il vapore che fuoriesce dal circolo qui, riabbassate la fiamma e cuocete per 3 minuti circa. Ci vediamo a sugo pronto. Intanto buttiamo la pasta. Intanto no. No, mettiamo l'acqua sul fuoco. Mettiamo l'acqua sul fuoco. A dopo. A dopo. Ci siamo. Abbiamo aggiunto anche un dito di vino bianco per dare un po' quell'aroma, no? Al pesce, col pesce ci sta bene. E adesso le abbiamo fatte evaporare, come vedete, e spengo la pentola. Voilà. Oh, che bei colori! Ma soprattutto guardate la cremosità. Sì, dopo vi faccio vedere una cosa quando arrotolerò lo spaghetto, o io o a tavola con Silvia. Sicuramente io, se tu c'hai il Sì. video, amore, il telefono. Perché con questa pentola si riesce a fare una cosa che io adoro, arrotolare gli spaghetti che rimangono attaccati l'uno all'altro, perché per il sughetto, per la cremina che c'è. Ed è cosa buona e giusta questa. Questa volta non facciamo gli spaghetti dentro alla pentola, potremmo farlo tranquillamente perché siamo una quantità, diciamo, siamo in 6 e quindi non possiamo assolutamente mettere 600 grammi di spaghetti qui. Però una prossima volta vi farò vedere come viene proprio cremosa. Abbiamo già un video. Gli spaghetti col tonno. Spaghetti col tonno. Spettacolari, ve li metto nell'info box, dategli un'occhiata. Mi raccomando. Intanto abbiamo messo l'acqua sul fuoco e ci vediamo a piatto pronto praticamente. A piatto pronto. A dopo. A dopo. Ecco è pronto. È pronto. E a questo punto Manca soltanto la parte più importante, più importante, sì. che non è la ricetta, non No, ci mancherebbe altro. Ragazzi, guardate, avete visto come la cremina si è attaccata allo spaghetto? Col Magic E quello Cooker, è tutto sapore, cuocendoli nel Magic Cooker. Poi non si sarebbe- attaccano alla forchetta perché a tavola con Silvia. Beh, non ti volevo fare il boccone troppo grande. Brava, amore Che mio. dopo ti si rovina la bocca come a Silva Coscina. Quindi è buono. Che spettacolo. Ragazzi, fatelo anche voi. Provate, Sì. vedete se vi piace. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.